Ragazzi, finalmente siamo arrivati all'ultima fase di questa odissea della Kyosho MP9 TKI4 RTR V2. Qual è l'ultima fase? L'accensione della radio e la spiegazione un po' delle funzioni di questo radiocomando e i fine corsa e la funzione del trim. Quindi andiamo subito ad aprire la scocca e a cominciare la spiegazione. Quindi pronti? Allora, intanto per cominciare, dove si accende la radio? La radio si accende dal tasto dietro, qua. Quali sono i comandi della radio? Avete un tasto centrale, un tasto indietro, che il tasto centrale è anche proprio, si può premere, e ruota a destra e a sinistra per andare a scegliere le varie opzioni. Avete questo tasto che è il terzo canale, quindi non si utilizza, e avete i due trim del gas e trim dello sterzo. Dopo vi spiegherò anche a che cosa servono. Poi avete chiaramente il grilletto del gas, il freno e lo sterzo, ok? Sinistra e destra. Quindi andiamo ad accendere la nostra radio e andiamo ad accendere la macchina. Ok, funziona. Allora, intanto per cominciare avete nella radio come schermata iniziale la tensione della batteria. Quando vedete scritto 4,8 volts, sostituite le batterie, ci vanno 4 pile a, quindi stilo. Cosa succede? Cosa dovete andare a vedere voi? La prima cosa da andare a vedere sono il settaggio dei fine corsa, quindi quelli che in gergo vengono chiamati EPA. Allora, per vedere l'EPA avete bisogno dell'EPA del gas, avete bisogno di levare la gomma piuma e vedere la ghigliottina del carburatore. Come funziona? Allora, voi dovete dare un po' di freno inizialmente per vedere se la ghigliottina è già tutta chiusa. Quindi praticamente cosa succede? Se io ve lo faccio vedere in modo sbagliato, in modo che potete capire anche di cosa sto parlando. Ok, se fosse stato ad esempio così che è sbagliato, quando io davo il freno, io non so se si riesce a vedere dal video, vedete che la ghigliottina si muoveva all'indietro? Quindi in questo caso sarebbe stato sbagliato il fine corsa e quindi saremmo dovuti andare a correggere l'EPA del gas. Quindi adesso io lo metto di nuovo nel centro. Ok, quindi così siamo a zero. Quando voi toccate leggermente i freni, ma anche proprio di pochissimo, la ghigliottina del carburatore deve stare ferma e deve comprimersi soltanto la molla, vedete qua. Cosa succede? Il gas, come si fa per vedere il fine corsa del gas? Dovete vedere quando, dando tutto gas, la ghigliottina si apre completamente. Vedete, qui siamo leggermente alti. Quindi, per lo sterzo invece, prima vi spiego come si fa e poi andiamo a correggerli. Per lo sterzo invece dovrete sollevare la macchina e provare, quindi con qualunque cosa che vi sollevi le ruote da terra. Quindi io ad esempio posso prendere una scatola qualunque, come questa. Ok. Al momento che io giro le ruote a destra e a sinistra, praticamente vado a far sforzare la gomma al contrario e guardo che il servo rimanga in posizione. Idem con patate l'altra. Ok.
In più avete la funzione dei trim. Cosa sono i trim? I trim sono le posizioni base della macchina. Quindi ad esempio, vedete che in questo caso il trim dello sterzo è spostato, le ruote sono così, non sono centrali quando io non sto toccando minimamente la radio. Quindi cosa dovrete fare? Dovrete andare ad agire sul trim e a portarlo in modo che le ruote vadano a dritto. Ok, adesso ci dovremmo essere. Quindi le cose, diciamo, la cosa da fare principale è il trim prima per poi andare a fare i fine corsa. Perché è principale fare prima il trim e poi fine corsa? Perché se io faccio i fine corsa con le ruote storte, praticamente andrò poi a creare meno corsa da questo lato e più corsa da quest'altro lato per arrivare al tutto sterzo, diciamo tra virgolette, e quindi poi quando andrò a posizionare la macchina in terra vedrò che va storto e dovrò trimmare. Trimmando io praticamente tornerò a sballare nuovamente i fine corsa. Quindi la prima cosa da fare sono i trim, e a me sembra che ora ci dovremmo praticamente essere. Aiutatevi con alzando i bracci davanti per vedere se ci siamo. Perfetto, adesso con i trim ci siamo. Invece il trim del gas, praticamente voi dovete andare a vedere se la macchina, quando il carburatore è tutto chiuso, è frenata oppure no, e in questo caso non è, altrimenti avreste dovuto allentare i due grani e portare i collarini più indietro in modo che la camma sia libera. La controlliamo anche, no, invece vedete in questo caso si vede che è leggermente frenata quando io vado a lasciare il gas. Quindi quali sono le operazioni da fare? Ci possono essere due strade: o allentare questi collarini e portarli 1 mm più verso destra in modo che praticamente le camme rimangano libere quando il servo è in posizione neutra, oppure allargare, portare questo collarino più a sinistra e correggere il trim di base. E noi faremo la seconda perché come vedete la squadretta non è perfettamente perpendicolare al servo. Quindi prendiamo la chiave di 1,5, allontaniamo anche parecchio inizialmente per trovare la posizione il collarino e andiamo a far ruotare la squadretta in questa posizione. Ok, proviamo. Vediamo se cambia tutto gas. Qua sono libere. Vediamo qua. E qua è libera. Ok, ci siamo. Perfetto. A questo punto si può portare nuovamente il collarino quasi a toccare, ci vuole un minimo di gioco, ci vuole. Vedete, adesso ve lo faccio vedere quanto gli ho dato tipo 1 mm, qualcosa del genere. A questo punto che abbiamo fatto i nostri trim possiamo andare a fare i fine corsa. Quindi tasto centrale della radio, i fine corsa si chiamano EPA, vedete? EPA, e avete EPA ST. Cosa vuol dire? EPA dello sterzo. Se io ci entro dentro cliccando nuovamente il tasto centrale mi comincia a lampeggiare ST e posso andare a scegliere se voglio modificare i fine corsa del gas o dello sterzo. Noi possiamo tranquillamente partire dal gas, quindi ripremiamo nuovamente e si accende la percentuale. A questo punto vedete, se io abbasso o alzo praticamente mi va a definire quanto. Vediamo se riesco a farvi vedere in questo modo. Allora, se io do tutto gas e abbasso, vedete che il servo non arriva più a tutta l'apertura. Guardate, io sono a tutto gas, ma il servo ha aperto pochissimo. Se io invece vado ad aumentare, guardate, vedete il carburatore come si apre?
guardate. Quindi io lo vado a portare fino a quando non sparisce completamente la ghigliottina e torno una tacchetta indietro. Perfetto. Guardate la ghigliottina del carburatore, la faccio sparire completamente e torno una tacca indietro. In questo caso mi è tornato come era praticamente già settato, 55. Quando voglio dare l'ok, premo nuovamente. Ok, quindi adesso andiamo a fare il fine corsa del freno. Quindi andiamo a fare rientriamo nuovamente nel menu dell'EPA, sempre della parte throttle, quindi acceleratore, entriamo dentro, andiamo nella percentuale e chiaramente se diamo gas, vedete che è illuminato LFD, non so se si vede nell'angolino, quindi chiaramente è il gas. Se andiamo a toccare il freno, cambia e diventa RBU. A questo punto stiamo modificando la percentuale del freno e ve la faccio vedere anche qua. Vedete, se io vado a mettere 0, vedete, quando io freno praticamente il servo si muove di quasi 0. Andando a caricare, quindi la percentuale, ad aumentare la percentuale, vedete come il servo comincia a frenare. Come si fa questo fine corsa? Molto semplice, vi dovete mettere o in due, uno che dà il freno e uno che muove le ruote per sentirlo, altrimenti vi mettete, frenate e cominciate a vedere fisicamente quanto frena. Vedete, in questo caso frena tantissimo, forse troppo di già. Ok, quindi cosa facciamo noi? Torniamo, adesso è tornato indietro, torniamo nel menu, ok, e lo diminuiamo. Ricordatevi che troppo freno non è mai positivo, perché troppo freno implica il fatto che voi bloccherete le gomme e praticamente andrete lunghi da tutte le parti. Ok, io lo metterei così. Comunque sono parametri che si possono cambiare, anzi si devono cambiare anche in pista e da pista a pista. Quindi noi con la parte fine corsa e trimmaggio del gas siamo praticamente a posto. Apre tutto il carburatore e siamo a posto. Cosa vi devo dire? L'ultima cosa, questo è il freno dietro, chiaramente quello sopra, quello sotto è il freno davanti. Se diciamo la macchina vi sembra frenare bene, ma per esempio frena più dietro, chiaramente come arrivate in curva la macchina scivola. Quindi cosa dovete fare? Dovete fare il bilanciamento dei freni. Per partire vi consiglio di usare un po' più di freno sull'anteriore. Quindi come fate? Qui non c'è un sistema, bisogna semplicemente che chiamate qualcuno che vi dia il freno e voi mentre fate le prove, una volta frenata, a sentire quanto frena più davanti rispetto che dietro. Per modificare questo parametro si va a toccare questi collarini. Se lo porto più verso sinistra, quindi più verso il ferruzzo che aziona la camma, chiaramente frenerà di più. Se lo porto più lontano frenerà di meno. Idem compatate quello sopra, che è il freno dietro. Se io lo porto più verso il ferruzzo frenerà di più, se lo porto più verso il serbatoio frenerà, verso la marmitta frenerà di meno. Quindi andiamo adesso a vedere il fine corsa dello sterzo e poi vi spiego tutte le altre funzioni della radio. Allora, rimettiamo sotto la nostra amatissima scatola e andiamo a vedere il fine corsa dello sterzo. Come si fa qua? Di nuovo tasto centrale, andiamo a mettere EPA, questa volta sterzo, left, LFD, scusate, e RBU. Vedete, lo vedete da qui cosa state modificando. Qui è 80 e 80, quindi come si fa? Si gira tutto il volantino da un lato e si prova. Io adesso gli provo a dare un po' di più per vedere se cambia qualcosa, ma vedete, sta semplicemente sforzando il servo. Vedete che le ruote rimangono in posizione, mentre se gli do di meno arriverò a un certo punto che avrò chiaramente, vedete, adesso non sta sterzando tutto, guardate quanto manca. Quindi cosa faccio? Io vado di nuovo a aumentare. Quando arrivo
a battuta, che vedo non muovere più niente, ok, gli do altri 4 punti. Perché così tanti? Anche 5. Perché così tanti? Perché qui chiaramente avete dei servi abbastanza blandi e quindi ci vuole diciamo un po' più di aggressività nei comandi. Se vedete poi che non ce la fa, dategli ancora di più, però non lo mandate sotto sforzo. Facciamo l'altro lato, di nuovo, stesso principio, lo mettiamo più basso possibile inizialmente e poi cominciamo ad accostare fin quando non vediamo che non si muove più. Ok, è uguale a quello di là, guardate, 70, gli vado a dare 4-5 punti in più e gli do l'ok. Perfetto, torno indietro. A questo punto abbiamo sistemato sia lo sterzo che il gas. Perfetto, quindi vi spiego le funzioni della radio. Allora, vedete qua avete la parte relativa alla tensione delle batterie, qua sono i minuti trascorsi, qua avete il trim dello sterzo e il trim del gas. Allora, per entrare nel menu si preme una volta e ci sono le varie funzioni. Allora, questo rev st è il reverse, quindi se volete che i servi funzionino nella maniera esattamente opposta a quella in cui stanno funzionando, dovreste fare il reverse. Stesso principio, si entra nel reverse sterzo, si sceglie se sterzo o gas, vedete in questo momento è off, ma noi siamo già a posto praticamente, però se io facessi il reverse dello sterzo mi girerebbe al contrario, cioè quando giro di qua mi girerebbe a destra e quando giro di qua mi girerebbe a sinistra praticamente. Identico parlate per il gas, serve perché alcuni servi quando li installate c'è bisogno di fare il reverse per fargli avere il verso giusto di come ci serve a noi per sfruttarli su quella determinata macchina. In questo caso funziona già tutto così. Quindi prima funzione è il reverse. Seconda funzione, l'ABS. L'ABS addirittura in una radio economica c'è l'ABS, io sinceramente non l'avevo mai visto. Vi spiego che cosa fa. È semplicemente come un pulsato praticamente. Quindi se io aziono l'ABS, quindi entro dentro e lo aziono, ogni volta che andrò a frenare non sarà una frenata semplice, quindi serve in una posizione, ma pulserà. Vedete? Questo c'è anche nelle radio professionali, è tutto tarabile, qui ovviamente si può mettere soltanto acceso o spento, ma già che c'è è un miracolo. Sinceramente io non lo uso e non l'ho mai usato, l'ho provato, ma insomma a me mi sembra che è una cosa abbastanza, forse profanamente, perché io non ci ho mai lavorato tantissimo sui comandi elettronici, sulle radio, eccetera, eccetera, però io non lo uso. E anzi, sapevo anche, leggende narravano che praticamente rovinava i servi, perché chiaramente se uno gli fa fare delle pulsazioni molto veloci, chiaramente potrebbero rovinarsi. Quindi andiamo avanti, quindi abbiamo il reverse, l'ABS, DR è il fine corsa generale dello sterzo, cioè in questo caso è a 100, se io lo abbasso girerà di meno di quella stessa percentuale, quindi se io lo metto all'85%, lui girerà il 15% in meno sia a destra che a sinistra nello stesso modo, mantenendo però gli EPA, quindi il bilanciamento. Anche questo io non lo uso, però se voi lo volete usare, a quando lo usate? Lo usate quando la macchina vi sembra troppo scivolosa e praticamente vi scoccia a scendere e fare le modifiche perché magari avete cominciato in quel momento il pieno, quindi andate a diminuire lo sterzo e a metterlo magari all'80% in modo che vi diventi più facile, perché chiaramente tutta la corsa del volantino invece di essere il 100% diventa l'80% sia da un lato che dall'altro, e quindi chiaramente è più facile, però non è il sistema per far funzionare una macchina, cioè quindi io lo tengo sempre a 100 e poi vado a modificare la macchina. Gli EPA, quelli che abbiamo detto all'inizio, sono i fine corsa, ricordate il fine corsa dello sterzo, fine corsa del gas. Il trim, che lo potete muovere anche da qua, praticamente, vedete, quando toccate i trim
che sono i punti 0 dei servi praticamente. Se toccate questo si muove quello dello sterzo, se toccate questo si muove quello del gas. Quindi torniamo di nuovo, ok. E l'esponenziale. Che cos'è l'esponenziale? Questa invece è una cosa che potreste usare. Anche qui, entrando nell'esponenziale, c'è sia per lo sterzo che per il gas, vedete? Se io voglio, la macchina parte troppo velocemente e diciamo non voglio stare a smontare per cambiare la frizione e quant'altro, posso andare a dare un esponenziale, ora ve lo esagero chiaramente, di solito si dà 30 punti, 20 punti, 15 punti, no? Ma se io metto il 100% esponenziale, fai vedere come funziona, guardate. Vedete? Il primo pezzo è molto più dolce quando io apro, perché praticamente va a cambiare la curva, invece di farlo con l'esponenziale a 0, in pratica la percentuale di quanto grilletto premo su quanto servo si muove è come se su un piano cartesiano fosse una linea retta, mentre quando io utilizzo l'esponenziale, invece di essere una linea retta, è una curva praticamente. Quindi avrò lo sterzo più dolce nella prima metà e più repentino nella seconda metà, il gas, scusate ovviamente. Questa cosa la potete mettere anche sullo sterzo. Quindi se lo sterzo è troppo aggressivo, andate all'esponenziale a meno e chiaramente vi diventa appunto invece che una curva, o invece che una linea retta, una curva, e praticamente è più dolce nella parte iniziale e più repentino nella parte finale. Mettendo a più fa il contrario, quindi praticamente diventa più repentino da 0 al 50% del gas e più dolce dalla metà in avanti, pochissimo usato forse in on-road, ma difficile. Chiaramente questo che voi vedete in un piccolo parametro, nelle radio professionali, solo per impostare l'esponenziale c'è veramente tantissime funzioni. Questa è una radio abbastanza basica, insomma, quindi è ovvio. Comunque già che avete l'esponenziale è un inizio per prendere familiarità con i comandi e con tutto quello che diciamo c'è da fare su un radiocomando. E avete già diverse funzioni. Allora, un'altra cosa, ed è l'ultima che dirò, veramente importante da settare subito, è il cosiddetto file safe. Quindi, quando spengete la radio o c'è una mancanza di corrente, praticamente, il servo vi rimane praticamente nella stessa posizione, vedete? Quindi il file safe non è attivo. Invece c'è un sistema per far andare il servo in una posizione di salvataggio, appunto, no? Che è praticamente quella frenata. Allora, si dovrebbe premere il pulsante e premere il freno. Vediamo se funziona. Ecco, vedete? Adesso cosa ho fatto io? Per settarlo, questa è una cosa importante, fatelo subito, perché se avete un'interferenza o una mancanza di comunicazione, la macchina andrà in recovery, in fall safe, e quindi tirerà il freno e si fermerà, chiaramente. Cosa ho fatto io per settarlo? Ho tenuto in una posizione X, chiaramente non tutto frenato, perché sennò rischiate addirittura il contrario. Io ho messo mezzo freno e poi ho premuto il tastino con un cacciavitino sulla ricevente. A questo punto, guardate, rispetto a prima, adesso io richiudo tutto, quando io spengo la radio, quindi per qualunque ragione, ora chiaramente nessuno mentre sta andando a spengere la radio, ma facciamo finta vi finiscano le batterie, o facciamo finta ci sia un'interferenza, o qualunque cosa, vedete, se la comunicazione con la macchina viene a mancare, la macchina frena. Vedete? Frenata. Quando io riaccendo la radio e quindi riavrò comunicazione, praticamente la macchina riprenderà tutti i comandi. Quindi, a parte questi settaggi con la radio, quello che vi rimane da fare è il settaggio degli angoli, ma
siccome sono già preimpostati di fabbrica e sinceramente su questa macchina andavano anche abbastanza bene, poi sarete voi a copiarvi i vari setup in base a dove andrete e quant'altro, l'unica cosa che invece è sbagliata in questa macchina, a parer mio, sono le altezze da terra. Quindi altezza da terra, ricordatevi, deve essere sempre più bassa davanti e più alta dietro, e io con questa macchina andavo tantissime volte 27-29. Quindi come la fate l'altezza? Io vi metterò un video in descrizione per fare appunto le altezze, ma ad ogni modo si modifica da questa ghiera e da questa ghiera, quindi davanti e dietro, sempre alzate o abbassate dello stesso numero di giri tra destra e sinistra. Vi andrete a fare le altezze, vi consiglio di procurarvi uno strumentino per fare le altezze, e se volete, io ho spiegato in una mia live molto vecchia come si legge il foglio setup, quindi siete in grado, guardando quella live, di andare a replicare tutti i setup che trovate sul mio sito internet. Quindi ragazzi, anche questa avventura volge veramente al termine. Noi siamo praticamente pronti per andare in pista con questa macchina, e ovviamente io non ci andrò, e niente, qualcuno di voi si aggiudicherà questa macchina, mi hanno già scritto in diversi, aspetterò un altro po' di ragazzi che mi scrivano per capire come si può acquistare questa macchina, ma non uguale, questa macchina. E niente, io spero vivamente che vi sia rimasto utile. Mi stanno arrivando tantissimi messaggi di voi che mi dite che appunto i video vi sono piaciuti molto, e niente, spero di nuovo di esservi rimasto utile. E partirò anche con la elettrica, ma siccome adesso non ne ho in azienda, sarà tra un po' di tempo, quindi insomma mi prendo un filo di respiro, perché la cosa è stata veramente più pesante del previsto. Sono stati veramente tantissimi video e soprattutto sono stati molto impegnativi. Quindi ragazzi, che dire, finita l'Odissea, ci vediamo presto al prossimo video e ciao!